Signore e signori, buonasera, eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Io intanto mi stendo e rilasso sul mio sofà. Dobbiamo finire la seconda parte del video riguardante i 5 fattori più 1 fondamentali per avere dei buoni risultati in pesca. Allora, premesso che l'avevo già registrato questo video, che era il continuo della prima parte, poi mettendolo sul computer e andando ad editarlo, il computer decise di crashare e quindi persi tutti i dati. Sicché devo registrarlo un'altra volta, ma pazienza, sono cose che succedono. Allora iniziamo subito, eravamo rimasti, se non mi sbaglio, al quarto fattore. Il quarto fattore è l'attrezzatura. L'attrezzatura, ovvero il nostro complesso pescante composto da canna, mulinello, artificiali, fili, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto è importante l'attrezzatura? È importante, è una voce molto importante, però soprattutto se siete agli inizi non dovete commettere l'errore di pensare che sia assolutamente necessario per pescare bene di avere il prodotto top di gamma, quindi di avere il mulinello l'ultimo uscito, il migliore sul mercato, la canna più performante, la canna più costosa, insomma tutte queste cose qua. Se siete agli inizi va benissimo un prodotto di tipo medio economico, purché sia di buona qualità e di un marchio affidabile, e vedrete che con costanza e andando a pescare bene riuscirete ad ottenere anche dei buoni risultati con un prodotto di tipo medio economico. Come avevo già detto in un video di un annetto fa, non commettete l'errore però di andare a risparmio a tutti i costi. Il mio consiglio personale è quello di tenervi su una fascia medio economica. Questo perché appunto andare magari a risparmiare troppo su quello che è un punto molto importante come il mulinello, rischiereste magari di trovarvelo inutilizzabile dopo pochi mesi, soprattutto in pesche un po' più impegnative come lo spinning pesante o lo short jigging. Quindi cercate appunto di a volte magari spendere qualcosina in più, ma prendervi un prodotto di tipo medio. Poi eventualmente col tempo, se sentirete la necessità o l'esigenza di avere un prodotto superiore, passerete poi appunto ad una canna, ad un mulinello di fascia alta o altissima. Ma appunto, come ho detto prima, non è necessario. Pescate bene, pescate con un'attrezzatura di tipo medio e vedrete che andrete benissimo. Quello che però vi consiglio soprattutto è di essere specifici. Cosa voglio dire con questo? Ci sono molti che mi scrivono e mi dicono: ma sai ho trovato la vecchia canna che usava mio papà per volantino in garage, oppure la canna da beach leggering. Mi chiedevo se eventualmente, visto che lancia fino a 100 grammi, se posso andare a lanciare un jig e vedere un po' come va la canna. Allora, facciamo una premessa: si può fare tutto, nel senso che nessuno, assolutamente nessuno, mi impedisce di prendere una canna da surfcasting, andare magari in scogliera, lanciare 100 grammi di jig, recuperare e poi magari farci anche un pesce, perché la pesca è così. Quello che però fa la differenza è la costanza nei risultati, perché voi potete magari con un'attrezzatura completamente non idonea prendere un pesce nel giorno in cui c'è un'attività di frenesia e poi per mesi e mesi non avere più risultati, mentre invece un'attrezzatura e un approccio specifico, se vi impegnate e se incomincerete appunto a capire bene come funziona la pesca, vi farà avere risultati costanti nel tempo. Questa è la differenza tra approcciare in una tecnica bene, con metodo, o farlo un po' come vi capita. Come farlo un po' come vi capita, come si dice alla cazzo di cane, porta risultati che sono scostanti. Questa è la fondamentale differenza. Per quel che riguarda invece il discorso magari fili o artificiali, vi voglio dire il mio punto di vista. Anche qui c'è sempre la tendenza, giustamente, di andare a risparmio, quindi cercare esche, magari le coppie, le cose più economiche, ed è una cosa assolutamente comprensibile, lo capisco, anche perché siamo in tempi comunque di crisi, si fa fatica e quindi è comprensibilissimo che molti vogliono risparmiare soprattutto su una cosa come le esche artificiali. Quello che però vedo che tanti fanno è un errore di tipo di volersi riempire le plano a tutti i costi per avere magari l'effetto ottico di dire: guarda quante esche ho. E allora cosa succede? Succede che tanti magari si fanno i grossi lotti,
che ne so, dai siti cinesi, dicono oh, guarda ho preso 10 per 10 euro, mi hanno dato 10 artificiali. Poi magari uno è storto, uno c'ha l'anellino così, l'altro nuota, l'altro non nuota, l'altro imbarca acqua, l'altro non lancia. Insomma, se andate a vedere bene, forse, questo è il mio parere personale, spendere 20 euro per uno o due artificiali validi, avere la plano magari sì mezza vuota ma con due artificiali validi che nuotano bene, potrebbe essere più logico che non farsi le plano piene di artificiali di basso valore, di bassa qualità, per avere solo la cosa visiva di dire guarda quanti ne ho. Poi la cosa fondamentale a pesca è pescare con artificiali che vi danno fiducia. Se l'artificiale non vi dà fiducia, non vi convince, non cattura neanche il pesce. E allora pensateci un po' a questo, se è il caso di privilegiare la quantità piuttosto che la qualità. Ognuno è libero di fare quello che vuole, io questo ve lo do come consiglio personale, poi decidete voi. Quinto fattore, la costanza. La costanza è un altro fattore molto importante per quel che riguarda avere dei buoni risultati in pesca. E attenzione, per costanza non intendo necessariamente andare a pescare tutti i giorni, anche perché poi forse messo così, andare a pescare tutti i giorni come obbligo poi diventerebbe un lavoro e forse non sarebbe neanche più così divertente. Andare a pescare, secondo me la cosa migliore è andare a pescare quando ne avete voglia, quando siete motivati e quando vi fa divertire. Non dovete mai prenderlo come un obbligo, andate a pescare quando siete motivati, quando non avete voglia, e questa è la cosa più importante. Però avere costanza significa andare a pescare con una certa continuità durante il tempo, quindi durante tutto l'anno, ovvero magari anche quando c'è un periodo in cui gira poco pesce. Ci sono, probabilmente li conoscete tutti, delle categorie di pescatori che stanno sempre con le orecchie così, con il radar aperto per sentire quando gli altri catturano. Questi stanno magari 3 o 4 mesi sul divano perché c'è poca attività, quando sentono l'attività, la frenesia che parte, che ne so, dei sera, dei barracuda o di altre tipologie di pesci, si riversano tutti in massa nei porti o nelle barche per andare a cercare questa specie. Prima non si vedono mai. Invece secondo me un buon pescatore è colui che ha costanza, che va a pescare prima di tutto perché gli piace, secondo di tutto perché si diverte e terzo appunto perché facendo così ha appunto, come avevo detto in un video precedente, la cosa di accumulare esperienza e di migliorare in quella che è la tecnica con le pesche artificiali. Siamo arrivati al sesto fattore, ovvero il +1, perché avevo detto +1 perché è un fattore che potrebbe non trovare tutti d'accordo. Qual è questo fattore? La fortuna. Ci metto anche la fortuna. E secondo me qualcuno dirà ma però non è vero, la fortuna non esiste, la fortuna te la crei, bisogna sputare sangue, la fortuna non esiste, bibi bubu babà. Potrei essere d'accordo come no, perché la fortuna sicuramente in tanti contesti ha la sua importanza. Però attenzione, per fortuna non intendo la classica botta di culo della persona che non ha mai toccato una canna in vita sua, entra in un negozio di pesca, si compra la cannina con l'artificiale, scende in spiaggia, al primo lancio fa una spigola da 8 kg, ve lo dico perché è successo. No, non intendo questa, ma la fortuna può essere, faccio un esempio, trovare delle condizioni di scaduta perfetta in quello che magari è il nostro giorno libero. Noi abbiamo il giorno libero il sabato troviamo una condizione di mare in scaduta, poco vento, condizioni di pesca ideali, quella è una grandissima botta di culo, quella è una grandissima botta di fortuna, vedete? E anche in questo caso la fortuna vi può dare una mano, anche se non è una cosa diretta, è una fortuna chiamiamola indiretta, ma può darvi una mano per avere un risultato finale positivo. E allora vedete che anche la fortuna nella pesca, per quanto qualcuno magari potrebbe non essere convinto, sicuramente ha il suo peso. Poi ovviamente c'è anche magari la cattura, che lo prendiamo, che ne so, per giusto un'ancoretta appena puntata, appena lo tiriamo a secco, si slama, ma riusciamo a portare a termine la cattura, quella è un'altra botta di fortuna. Insomma, vedete che la fortuna sicuramente, soprattutto per certe catture, ha una buona percentuale, non tantissimo, può averne di più o di meno,
ma di base, prima ancora della fortuna, ci deve essere il nostro impegno e ci deve essere anche la cosa di andare a pescare, perché tante volte vedo certa gente, magari anche su foto di amici o di altre persone che conoscono, vedono una bella spigola, vedono una bella cattura, ma che culo, che fortuna. Sì, magari quel giorno lì ha preso quel pesce, può anche aver avuto fortuna, ma quanti cappotti, quanti sacrifici ci sono dietro a quel pesce? Perché la gente vede solo le catture, vede il video, ma non vede mai i sacrifici che ci sono dietro e quante uscite a vuoto, quanti tentativi ci sono prima di arrivare a un certo tipo di cattura. Però vedete che appunto, come si dice, l'erba del vicino è sempre più verde, e quindi questo è proprio una cosa che fa parte dell'animo umano e non ci possiamo fare nulla. Allora, il video direi che può finire qui. Come sempre, no, niente, vi abbraccio ragazzi, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!